Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Parlando italiano, ci sono alcune parole che sia noi italiani sia gli stranieri tendiamo ad usare e ripetere maggiormente. Le ripetiamo forse perché le ascoltiamo così tante volte dalle persone e quindi è più facile memorizzarle. Sono parole ovviamente corrette e che possiamo utilizzare, però quando il nostro livello in una lingua aumenta, allora in questo caso è buono cercare di sostituire queste parole con dei sinonimi o con delle parole che hanno un utilizzo similare. Questo ovviamente renderà la frase più naturale, più avanzata. Nel video di oggi andremo a selezionare una parola che io uso tantissimo ed andremo a trovare diverse parole che possiamo utilizzare per sostituire questa parola. La parola di cui vi parlo è la parola allora. Molti dei miei studenti sanno che io amo questa parola e molti di loro allo stesso modo amano questa parola perché è una parola molto versatile. La parola allora ha diversi significati, ma oggi non andremo ad analizzare i significati di allora, ma andremo a vedere quali parole possiamo utilizzare per sostituire allora e per migliorare il livello del nostro italiano. Alcune di queste parole alternative non sono l'esatto sinonimo di allora, però sono parole che possiamo utilizzare al posto di allora. Allora in inglese si può tradurre come then, oppure so, oppure well, ha diverse traduzioni. Andiamo a vedere le diverse alternative di allora utilizzate in differenti contesti e facciamo un po' di frasi. La prima alternativa di allora è dunque. Dunque si usa come allora quando vogliamo riassumere o concludere dei pensieri. Dunque, voi non volete più figli. Dunque, per primi passano i due mariti e vanno dall'altra parte. Vabbè, insomma, vedi, è pure abbronzato, dunque i bagni li fa. Vediamo la frase. Abbiamo analizzato tutti i dati, dunque possiamo decidere. Abbiamo analizzato tutti i dati, dunque possiamo decidere. Questo dunque, che sostituisce un allora, perché noi possiamo usare allora in questa frase, serve ad introdurre una conclusione. Passiamo alla seconda alternativa di allora, che è quindi. Quindi può sostituire allora quando vogliamo introdurre una conseguenza logica. No. Io sono il topo zoppo, il più vecchio della casa e quindi il capo della comunità. La mancanza di glucosio si ripercuote nel cervello e quindi il malato si comporta in un modo strano. Andiamo a vederlo in una frase. Non ha piovuto per diversi mesi, quindi il lago è quasi secco. Non ha piovuto per diversi mesi, quindi il lago è quasi secco. Questo quindi, che sostituisce il nostro allora, serve ad introdurre la conseguenza. La causa è che non ha piovuto per diversi mesi e la conseguenza è che il lago è quasi secco. Anche in questa frase al posto di quindi possiamo ovviamente utilizzare allora. La terza alternativa di allora è perciò. Perciò è molto simile a quindi, ma è un po' più formale. È più comune usarlo in una lettera, in un articolo. Quindi ovviamente può sostituire allora introducendo una conseguenza. Giorgia è molto tempo che non ha crisi, perciò basta che tu vieni 2 o 3 volte a settimana. Ho la febbre alta oggi, perciò resterò a casa. Ho la febbre alta oggi, perciò resterò a casa. Anche qui la nostra causa è la febbre e la nostra conseguenza è il restare a casa. Anche in questa frase potremmo utilizzare allora, ma per renderla più avanzata usiamo perciò. Parlando di conseguenze, possiamo ovviamente introdurre la nostra quarta alternativa, che è
Di conseguenza. Di conseguenza un po' come perciò è leggermente più formale, utilizzato di più nello scritto, utilizzato di più in un ambito professionale, ma ovviamente si può utilizzare in ogni contesto. È una forma un po' più professionale di dire allora. Viceversa, se ha un piede fratturato, di conseguenza cammina male anche con l'altro piede. Di conseguenza ha diritto legalmente alla sua parte. Per questo esempio facciamo proprio una frase un po' più professionale. L'azienda ha subito grosse perdite quest'anno e di conseguenza ha dovuto ridurre il personale. L'azienda ha subito grosse perdite quest'anno e di conseguenza ha dovuto ridurre il personale. La frase ovviamente potremmo usare perciò, potremmo usare quindi, potremmo usare allora, ma ovviamente di conseguenza è la forma un po' più corretta in questo contesto per dire allora. Passiamo alla nostra quinta alternativa. La quinta alternativa è ebbene. Ebbene, usato al posto di allora, serve per introdurre un punto o una conclusione. Ebbene, devi cambiare. Ebbene, la parola è alla difesa. Bene non crederci. Se noi per esempio siamo in un gruppo e vogliamo dire allora cosa abbiamo deciso di fare, se vogliamo dirlo con un tono un po' più formale, magari un po' più elegante, in base appunto al contesto in cui ci troviamo, possiamo dire ebbene cosa abbiamo deciso di fare. Ebbene cosa abbiamo deciso di fare. Ovviamente questa forma è molto meno comune del allora, cosa abbiamo deciso di fare? Però allora può risultare alcune volte un po' forte, mentre invece ebbene è un po' più delicato, è un po' più gentile. Passiamo alla successiva alternativa, che è insomma. Insomma è usato al posto di allora per riassumere una discussione. Insomma, io adesso posso firmare, no? Insomma, stai bene o stai male? Facciamo una frase. Insomma, la situazione non è facile, ma abbiamo pianificato un'ottima strategia. Insomma, la situazione non è facile, ma abbiamo pianificato un'ottima strategia. Quando usato in questo modo, allora è un po' meno comune di insomma. Insomma, è più utilizzato. Ad ogni modo, nel parlato, nella conversazione, si può sentire anche allora. La nostra prossima alternativa di allora è beh. Ho fatto un video su bo, beh, ba e ma. Beh è un riempitivo casuale. È utilizzato al posto di allora all'inizio delle frasi, un po' per raccogliere i nostri pensieri o per rendere un po' più fluida la nostra conversazione. Beh, per ora posso anche aspettare. Beh, io potrei prestarti la mia bicicletta, che non ho mai prestato a nessuno. Facciamo una frase. Beh, abbiamo fatto del nostro meglio, adesso aspettiamo i risultati. Beh, abbiamo fatto del nostro meglio, adesso aspettiamo i risultati. Come vedete, beh, raccoglie un po' i pensieri che magari abbiamo condiviso prima e rende la conversazione un po' più fluida, nel senso che mette fine a questi pensieri, li raccoglie per poi introdurre il punto finale. Terminiamo con le ultime due alternative di allora, che hanno una funzione un po' più temporale. Allora si utilizza anche per dire at that time. Quindi vediamo come possiamo sostituire allora in questo caso. La prima alternativa è a quei tempi. Stiamo parlando magari di un periodo specifico e passato della nostra vita. E a quei tempi non è che c'erano queste macchine moderne. Ah, noi non ci conoscevamo a quei tempi? Se io faccio una frase, a quei tempi vivevamo in una città diversa. A quei tempi vivevamo in una città diversa. Stiamo quindi parlando di un periodo differente nel passato e di un periodo abbastanza grande, non un breve periodo, non una vacanza. Terminiamo con la nostra ultima alternativa, che è molto simile a quella che abbiamo appena visto, ma che si utilizza quando parliamo di un periodo ancora più lontano, proprio dove abbiamo una differenza generazionale. L'espressione che può sostituire allora è
all'epoca. All'epoca non ci stavano i telefonini. All'epoca avevo già cominciato a fare le mie prime consulenze. Ricordo che all'epoca avevate una memoria prodigiosa. Facciamo una frase per capire meglio. All'epoca non c'erano smartphone. All'epoca non c'erano smartphone. Stiamo probabilmente parlando di un periodo di tempo abbastanza lontano, probabilmente proprio di un'altra generazione. Possiamo utilizzare allora? Sì, possiamo utilizzare a quei tempi, ma forse la maniera più corretta è all'epoca. Abbiamo terminato qui con il video di oggi. Io spero che con queste alternative possiate elevare il livello del vostro italiano. Spero che vi sia servito e che vi abbia insegnato delle alternative alla nostra fantastica parola allora. Se avete dubbi o domande, ovviamente scriveteli nei commenti. Io spero tanto che questo video sia stato utile, spero che vi sia piaciuto e se vi è piaciuto mettete un like ed iscrivetevi al canale e noi ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video. A presto!